Questo viaggio in Sud America ci ha spesso portato tra i monti, non collinette ma vere e proprie cime con tanto di ghiacciai. Siamo arrivati a camminare oltre i 4000 metri di altitudine e mai mi sarei immaginato di riuscire a toccare certe altezze. Da quando siamo in Brasile però abbiamo decisamente cambiato ritmo e paesaggio. Niente più scarpe ma infradito, stessa crema solare protezione 50 ma da mettere su tutto il corpo e non solo in viso. E poi spiagge, mare e bagni in acque turchesi. Sono cambiate parecchie cose, ma siamo solo all'inizio di un periodo che ci porterà a stravolgere tutto quanto. Prima di tuffarci, noi siamo Angela e Paolo, viaggiamo dal 2018 e raccontiamo qui la nostra storia. Se ti va, iscriviti al canale, per noi è super importante, quindi grazie se lo farai. Buongiorno ragazzi da Brasil, stamattina stiamo lasciando il nostro appartamentino dove siamo stati a Cabo Frio. Adesso stiamo controllando le ultime cose, quasi tutto pronto, perché prendiamo tutto e via. Via. Sì, ma non andiamo troppo lontano, in realtà andiamo una decina di chilometri circa, prendiamo l'autobus e ci spostiamo in fondo praticamente al capo che vedevamo ieri, quindi andiamo nell'ultima parte di questa penisola. Che giornata anche oggi ragazzi, che giornata, sole, azzurro, mare, oceano, una figata ragazzi, bellissimo. Eccolo qua. Arrivati ragazzi, allora ci abbiamo messo tipo 10 minuti. Questo paesino si chiama Arraial do Cabo, quindi comunque siamo sempre in zona Cabo Frio, ma qui è un gioiellino ancora più piccolino il paese. Ci sono 6000 spiagge, ci sono cose molto interessanti. Abbiamo appena visto, appena siamo scesi dall'autobus, abbiamo visto il nostro obiettivo di oggi. Very good, very good. Ci sono un bel po' di posti per mangiare, un po' di cose così frittose sì, da sport, sfiziosità che ti viene voglia, se le vedi ti viene voglia di assaggiare. e ce n'è una ragazzi, attenzione perché assomiglia a qualcosa. Sono già stato qua ragazzi, sono già stato. In pratica ieri con Google Maps ho già fatto tutto il giro della zona. Perché? Perché abbiamo prenotato questa stanza su Airbnb e purtroppo non c'era il numero civico. La ragazza non ci ha risposto per un giorno. Le abbiamo chiesto diverse volte: scusa, ci fai sapere esattamente dove si trova il posto, eccetera eccetera, e non ci rispondeva. Allora mi sono dovuto mettere a cercare sulle strade l'edificio come da foto e non lo trovavo ragazzi, quindi comunque sono già stato qua. Alla fine per fortuna ha risposto all'ultimo secondo, perché adesso non abbiamo internet, sapete, non abbiamo preso la SIM card in questi giorni, saremo in Brasile completamente scollegati tranne che nei posti dove dormiamo. Però ecco, adesso sappiamo esattamente dove andare, anzi dovremmo proprio esserci a breve, dovremmo arrivare. Ci siamo ragazzi come da foto, numero 87, c'è sotto addirittura, abbiamo sotto la chiesa del Señor Jesús, quindi siamo benedetti. Vediamo se rispondono. Siamo entrati ragazzi perché bastava tirare la cordicella. Hola! No, attenzione, comunicazione sempre un po' difficile. Hai capito Angela? se fumiamo, già che... Se fumiamo, no, non fumiamo. Va che lusso, la nostra stanzettina, qui mega ventilatore, vista muro, però va bene. E abbiamo pure il bagno in camera, ma che roba. Carino. Carino, sì, ma che bello, guarda, tutto azzurro, tipo conchiglia. Una bella famigliola qui, sì, che stava già mangiando anche alle 11. Qua si mangia, Si mangia presto, piace. Anche noi in giretto. Anche a me è venuta un po' fame, perché siamo usciti un po' tardi oggi. Qui sono già le 11, adesso andiamo a mangiare qualcosa. Peluscione, mega televisore, che carino. Hai visto che ormai mi lancio a capire? Sì, lei capisce. Io no, ho capito, se hai detto fumao, ho detto se fumao. Hai detto fumao? Ho detto no signora. Ok, basta, fine. Vi devo dire una cosa, voi fumate? No, ok, fine. A posto. Finito il discorso, molto bene. C'è chi canta? Ah, non sta urlando così? No, sta cantando. No.
E finalmente ragazzi possiamo andare in giro come due veri brasileiros col ciabattino. Ciabattino con i segni dei calzini nella bronzatura, ma che tristezza. Che tristezza. Lasciamo perdere anche tutti gli altri segni, diciamo, sul corpo, perché siamo veri e propri muratori de Berghem, sì, bianchissimi. Mamma mia, terribile. Siamo bronzati solo qua in giù in pratica. Cioè c'è una buona abbronzatura, ma è solo fino a un certo punto, vabbè, come direbbe qualche ministro. Però andiamo a cercare un posto per mangiare. Ragazzi, preparatevi perché qua abbiamo tutte le tonalità di Smeraldão. Smeraldão incredibile, ragazzi. Siamo su questa spiaggia, è la prima spiaggetta che c'è vicino a dove stiamo noi, dalla Signora. Chiaramente c'è un botto di gente anche qua, esattamente come a Cabo Frio, perché sono posti molto frequentati, soprattutto, cioè il 99% da brasiliani, quindi turismo locale. Attenzione, la sto tirando lunga perché sono un mattacchione, ragazzi. Adesso la giro, 3 2 1, eccola qua. Madonna, guarda il colore che c'è lì. Questa spiaggetta, ragazzi, paradisiaca, è praticamente chiusa da entrambi i lati da questi due promontori che escono in mare, quindi diventa una baia molto tranquilla. Infatti le onde sono bassissime, c'è un sacco di gente in mare. Devo dire che anche l'acqua è un pochino più calda. Ma io non so per quale motivo sono ancora un po' bloccato, ragazzi. Dal Vi dico la verità, buttarti. io mi sto bloccando, non riesco a tuffarti proprio. Comunque è freddina, fuori si sta bene. Sì. Ma non è che tu dici, oddio, figata, Però no, dobbiamo sbloccarci. Sì, perché qua è spettacolare. Cioè, se non facciamo il bagno qua, non so dove lo facciamo. Qua ci sono tutti questi ombrelloni che si possono affittare. Stavo notando però che nessuno ha le sdraio. Sono tutte seggioline, sedie, spiaggettine così, tutte sedie. Poi qua c'è la sfilata di tutti i venditori davanti con gli ombrelloni. Va alla grande qua il mais, il pentolone di mais caldo. Ce ne vari che vendono questo. Continua la rubrica per cosa ci scambiano in questo paese. Devo dire che per la maggiore va argentini, quindi in tanti ci dicono Argentina. Non so se è perché parliamo un po' spagnolo così a caso, quindi Argentina va per la maggiore, direi. Angela, è perché abbiamo il look. Il look? Il look argentino paraguayano. Sì, anche Paraguay, un signore ci ha detto, Paraguay, no, Italia. Amica. Ecco, non lo so, sono i vicini di casa in realtà. Sì, sono quelli più vicini, più probabile che vengano loro, diciamo. Vedono che sei magari un po' diverso, sembri turista, magari dicono che non parli portoghese. Sì, che poi noi parliamo solo spagnolo ancora, ragazzi, quindi sì, esatto, non ne usciamo, quindi. Però adesso un signore, perché qua ti vendono tutti ovviamente gli ombrelloni, quindi ti fermano tutti. Un signore ci ha detto muchas gracias alla fine, quindi ha pensato anche lui che fossimo spagnoleggianti, diciamo, che per noi, devo dire, è un gran complimento dopo questi mesi essere scambiati per gente che parla spagnolo. Ci sono scambi peggiori, voglio dire, decisamente. Con tutto il rispetto. Davanti passa anche il banchetto dell'açaí con tutte le salse da mettere sopra, che è perfetto sulla spiaggia, piace un sacco. Infatti bello fresco, dolce, ti porta il gelato proprio in spiaggia. Guardate che meraviglia davanti. Dopo tanti mesi, ragazzi, torna a grandissima richiesta. Lo so che tutti stavate aspettando solo questo momento, il tuffo di Paolo. Eccolo che parte col suo saltellino. Mi sa che non si butta. Eccolo là, andato, si è buttato. È un bel bagno di freschezza, niente male, ragazzi, una goduria totale. Però c'è l'aria, proprio si congela fuori, Fuori è freschetta. Che goduria però. Quella freschezza che ci vuole però a un certo punto. Dietro la spiaggia c'è questa stradina che in questo momento è totalmente occupata da tutti questi ristoranti. Sono dappertutto, dall'inizio della strada fino alla fine, e fanno delle robe, ragazzi, fritti mostruosi,
ci siamo visti adesso appena siamo usciti dalla spiaggia, una calamarata, era tipo un piatto grande così con patatine e calamari fritti. Quintalata di fritto, era un bel piattone enorme. Poi invece c'è la galleria dei souvenir e degli oggetti da mare, quindi tutto quello che ti serve per andare in spiaggia e anche se ti vuoi portare a casa un ricordo di questa zona che comunque è piuttosto turistica. Siamo pur sempre a 3 ore da Rio, quindi tanta gente viene qui soprattutto nel weekend. Girato l'angolo è comparsa una nuvola e siamo finiti in questo che è tipo una sorta di parcheggio di Orio Center versione Porticciolo, e infatti qua sono tutte attraccate, tutte le barchette, e poi ci sono anche queste barche che fanno in realtà i tour, e infatti qua c'è un botto di gente tutta pronta a imbarcarsi per i vari tour che ci sono, che c'è un casino ragazzi, incredibile. Pure il clacson, l'abbonito della barca, guarda, vedi che si sta infilando tra queste barche che sono tutte così in legno con questi cuori, tutti i decori, fiorellini. Sì, è la parte un po' più trash, diciamo. Sì, esatto, diciamo tu parti, c'è musica inclusa sicuramente, musica sottolineata 2 o 3 volte perché ci hanno già fermato un po' di persone a dircelo, musica, e poi c'è intrattenimento vario, alcol, droga, tutto. No, quello non tutto. credo, alcol sicuro. E comunque ti portano a esplorare le varie spiagge che ci sono sia su questi promontori, quindi per il Cabo Frio, che sull'isola che c'è proprio di fronte. Questa è la più riparata evidentemente, comunque non è male in realtà guardarla questa spiaggia, però ecco, con tutte queste barche è un po' anche un casino fare il bagno, infatti sono tutti in realtà proprio in fondo. La parte finale. Comunque essendoci talmente tante spiagge in questa Sì, zona non vale neanche la pena fermarsi qui, si può scegliere andare a un'altra. Abbiamo preso la famigerata quentigna, che in italiano si traduce come schiscetta, sì. Ed è in pratica questo piatto da sport che ti riempiono al solito buffet, ma te lo puoi portare in giro. Eccolo qua, guarda qua, che bombetta. Questo è per 15 reais, che sono 6, 12, 2 euro e qualcosa. 2 euro e qualcosa. La differenza è che te la fanno loro, sì. E che quindi è un po' più piccolo rispetto a quello che magari faresti tu. C'è sotto la fagiolata. Però posso dire la verità, è che quando tu hai tutta quella roba davanti non ce la fai a trattenerti, quindi si mangia troppo con il buffet libero, invece così mangi giusto e meglio così. Più che altro ecco, te lo devi portare in giro e te lo mangi in giro, cosa che ovviamente ci può stare quando sei al mare. Sì, allora diciamo che siamo adesso in questo parco sotto le piante, il mare è lì davanti, lì in fondo, e quest'altra cosa che abbiamo fatto è di prenderlo anche da portare via, perché qui i prezzi sono un po' più alti nei ristoranti, quindi rispetto al resto della città è un po' più alto, un po' più caro anche per la posizione in cui ci troviamo. Insalata col mango, Angela. Buona! Allora, guarda qua! Si è consumata una tragedia, ragazzi. È mi ha fatto il bollo da qualcosa, Paolo. Mi ha fatto un bollo, ragazzi, secondo me era... Ma fa male, ma tipo tira gli impulsi, una roba assurda. Era tipo una formica, adesso le stavo mangiando. Piccoline. Ma guarda che roba. Ce n'erano un sacco e mi sa che qualcuna si è mangiata te, ha pranzato con te. È fastidiosissima. Tu con la quentigna e lei col tuo braccio. Che roba. Devo dire che sono pochi i paesi in cui ci sono così tanti souvenir con la bandiera, come in questo caso, bandiera del Brasile per borsa, ma la usano tantissimo anche come costume, bikini soprattutto, quindi vedi tantissima gente con questo bikini con questi colori verde e giallo. Devo dire che è un po' un simbolo, guarda qua cosa passa intanto, queste macchinette così, c'è un bel po' di gente che gira in questa parte della città, quindi stiamo andando verso il centro che poi è piccolino in realtà, e ci sono vari negozi, appunto ristoranti, soprattutto quello, e un sacco di supermercati giganteschi. C'è questa cosa che abbiamo notato da qualche giorno che fa venire un po' un cortocircuito, perché praticamente il succo di canna si chiama caldo de cana e quindi il caldo finora in Sud America è stata la zuppa, quindi fa stranissimo vedere che un succo freddo di canna in realtà viene chiamato così. Stavamo andando alla prossima spiaggia, ma un signore ci urla praia, la praia, la praia, la praia. La spiaggia non è di qua, è la via dopo. Molto gentile, ci ha risparmiato 6-7 km di errore. Diciamo che all'inizio l'impatto è stato un po' forte, perché sei proprio così un po' anche neanche sorridendo così, no? Poi fa, è di là, è di là. Ah, ok, va bene, grazie, molto gentile.
pieno centro e siamo di fronte a un menù di un ristorante di quelli più turistici qua a due passi proprio dalla spiaggia. Allora, ci sono delle cose interessanti, soprattutto la parte delle massas, che sono in realtà tutti gli spaghetti, quindi tutta roba all'italiana. Ci sono per esempio gli spaghetti au sugo, questi la pasta sugo, la tua proprio. La riconosciamo, per 2 persone a 6 euro. Per una persona 21, che sono invece tipo 4 e qualcosa. Quindi conviene prendersi il piattone per 2 alla fine. C'è anche la bolognese, che vabbè sarà quella con la carne, aglio e olio. La piemontese. Chissà sarei curioso cos'è. di sapere cos'è la piemontese. Poi ci sono i camarão e frutos do mar. Qua i prezzi chiaramente raddoppiano, quindi siamo sui 12 euro o anche più. E poi c'è un po' di tutto, quindi abbiamo tutti i camarão, tutto il pesce con le patatine, poi ci sono tutte le carni, insomma c'è un botto di roba. Guarda qua ragazzi, che dettagli che si riescono a vedere attraverso il monocolon, perché non è proprio un binocolo, è un monocolo. E da qua si può vedere tutta la spiaggia più grande di Arraial do Cabo. Anche qua spiaggia bianca, ma questa è veramente grande, è enorme, quasi quanto quella di Cabo Frio, va avanti per chilometri da quel lato, e da questo lato si vede tipo un promontorio proprio qua dietro. Abbiamo in pratica attraversato le vie del centro e siamo sbucati dall'altro lato. Ci sono quindi queste 2 spiagge che sono vicinissime una all'altra, perché 10 minuti, un quarto d'ora vai da una all'altra. Questa è una cosa spettacolare. Sì, guarda qua che cactus giganti che ci sono proprio qua davanti al mare, nella discesa al mare. Perché comunque Cabo Frio ha proprio, è molto grande, c'è una spiaggia enorme anche lì, fantastica proprio, bella. Però la città è proprio grande, proprio grossa, grande città, cioè quella sensazione un po' di sentirsi un po' dei nani in mezzo ai mega ai grattacieli, sì. Invece qua è un'altra cosa, è molto bello, infatti si può camminare tranquillamente, tu in un secondo sei da una parte, il secondo dopo sei dall'altra, poi ci sono altre 2-3 spiagge ancora, cioè e questo è solo l'inizio, e la cosa bella è che comunque c'è anche meno gente, più tranquillo, è tutto più a misura d'uomo, diciamo, dà più l'idea di un villaggio di mare, no? Di pescatori, anche molto bello. Adesso stiamo arrivando sulla spiaggiona, anche qua c'è sempre il cartello, tutte le spiagge, di non dare da mangiare ai gabbiani, che ti attaccano praticamente, si avvicinano tantissimo perché sono abituati a prendere il cibo, però sarebbe vietato in teoria. Qui l'acqua è ancora più tranquilla e ancora più pulita, cioè è limpidissima. Ma perché in pratica sono tutte esposte in posti diversi, quindi ognuna ha le sue particolarità e il suo colore anche, perché quella di prima era bella verde, qua invece è un azzurro trasparente proprio. E qua si può anche vedere il tramonto sul mare adesso, noto, perché comunque pomeriggio il sole là all'orizzonte e sta scendendo. Devo dire che il fatto che comunque sia autunno, perché questa è la stagione, aiuta molto perché non fa caldissimo. Sì, un po' caldo fa, però non si muore dal caldo, l'afa eccetera, quindi puoi permetterti anche di stare qua con appunto il sole davanti. Paolo intanto va a fare il test dell'acqua. È più fredda di qua. È più fredda ancora. A differenza dell'altra spiaggia, poi è anche quella di Cabo Frio, dietro non hai la vista sui palazzi ma su questa rocciona, quindi tutta natura dietro, ed ha ancora un effetto più bello, devo dire, vederla così un po' più selvaggia. Proseguendo sulla spiaggia, in pratica ragazzi, qua si sono messi tutti quanti con gli ombrelloni nell'acqua, cioè guarda qua che goduria, te ne stai qua, oh, i piedi belli freschi, molto freschi, e tutti qua belli spiaggiati, giustamente, con vista mare. Ammazza, c'è un po' di gente, E visto che è autunno, guarda che cosa abbiamo recuperato, un caco! Io i cachi non li ho mai visti fuori dall'Europa, credo, almeno credo. Non mi ricordo neanche io, però è stranissimo mangiarlo in spiaggia, no? Col costume, qua sotto il sole ci mangiamo un caco. Strana sta cosa, guarda, caco sulla spiaggia bianca. È un po' ambigua,
È un po' ambigua. Me ne sono questa. resa conto dopo, in effetti. C'è del contrasto, in effetti. Sì, direi di sì. C'è chi ha l'ombrellone e chi ha l'ombrellino. Ecco. I nostri potenti mezzi, un ombrellino che si è anche rotto lì nella parte alta, vabbè. Comunque ci protegge dal sole che sta scendendo qui proprio davanti a noi. Infatti qualcuno qua dietro ne sta già approfittando nella mini ombra che c'è qui dietro. Ma quindi Apelle, figlio di Apollo, fece una palla di pelle di frango, giusto? Afrango, figlio di Afrango, fece una palla di pelle di frango. A frango, figlio di frango. Boh ragazzi, sono ancora sconvolto. Intanto qua Come sei sconvolto al fatto che abbiamo fatto un pisolino qua? Ci siamo addormentati, sì, siamo buttati. crollati qua. Non so cosa sta succedendo, ci sta venendo fuori una stanchezza nascosta secondo me. Sì. Con il mare, non so perché. Stiamo rilassando un attimo, esce tutta la stanchezza dei giorni scorsi. Ci sono poi, vabbè, Sì. ne parleremo. Ne parleremo altre questioni. Intanto qua è quasi ora di tramonto. Eravamo lì seduti tranquilli, qui intanto si gioca a calcio a livelli assurdi e abbiamo visto un sacco di gente qua in fondo, tutti questi uccelli. Adesso volevo andare a vedere cosa succede. Sono arrivati dei pescatori con il pesce o qualcosa. Per ora ancora non sto capendo, però vedo gente con il pesce in mano. Sì, c'è una rete enorme, stanno portando fuori il pesce, mi sa che hanno pescato i pescatori. E tutta la gente è qui a vedere cosa succede. Si fanno la foto con questi pescioni giganteschi che hanno pescato. Ma che roba! Guarda che mi sposto, mi fa un po' impressione sta cosa. La cosa stranissima è che tipo un evento sono tutti qua a fare foto, video, tutti che ridono, scherzano. Stranissima questa cosa, ma tutta tranquilla sta spiaggia, poi a un certo punto abbiamo visto tutta questa gente. Ovviamente sono arrivati anche tutti gli uccelli qua che hanno sentito l'odore di pesce, quindi si sono avvicinati tutti tantissimo. Tuffano, guarda come si tuffano in mare, dritti proprio scendono. Avevano preso anche una murena che è stata ributtata in mare e anche una razza che hanno ributtato in mare proprio in questo momento. Qui vedete stanno ributtando in mare tutte le razze. Mai visto niente di simile sinceramente. Una cosa così sulla spiaggia, rapida, tutta la gente che corre lì, ma non so neanche se li stanno comprando questi pesci o se la gente si fa proprio soltanto le foto, perché non vedo nessuno che li vende. Però che bellezza adesso vedere questa scena con il tramonto, il sole che sta scendendo e tutti questi gabbiani che volano qua davanti. La sera qua nella piazza c'è un sacco di gente che viene a mangiare a tutti i banchetti, ce ne sono diversi, ma noi ragazzuoli quando siamo arrivati con l'autobus abbiamo visto questo cartello qua. Questo cartello qua, siamo passati, abbiamo dato un'occhiata e abbiamo detto ah! È il momento giusto per assaggiare una specialità. Questo qui in mezzo ragazzi, che assomiglia proprio a un arancino, qua in Brasile è tipo lo street food più mangiato in assoluto. Abbiamo preso la versione piccola perché in realtà c'è un casino. C'è la versione gigante che è molto più grande, noi abbiamo preso quella piccola, abbiamo preso anche un po' di crocchette di cui adesso non ricordo assolutamente il contenuto, comunque formaggio. Questo dovrebbe essere col baccalà. Col baccalà, ragazzi, col baccalà. Formaggi vari. Questo so, non mi ricordo cosa, ne abbiamo prese 5 o 6. Cosa abbiamo prese? Allora, l'arancino, quello proprio original, si chiama Coxinha, se non sbaglio, con la X, Coxinha, ed è appunto questo qua. Adesso non vedo l'ora di... Non è col riso ragazzi, esatto. È un po' diverso, è un po' diverso. Qua intanto proprio hanno alzato tutti i volumi più assurdi, quindi non si sentirà più niente. Ci spostiamo un attimo e facciamo l'assaggio. Li abbiamo presi proprio da qua. Ci sono diversi posti in realtà che vendono. Ma c'è un casino assurdo. Ah, è la macchina! A posto, è andata. E quindi assaggiamoceli ragazzi. Guarda, il boligno de baccalà. Quello è quello che abbiamo preso. Tieni, guarda. Boligno de baccalà. Perché è quello con le erbette verdine. Madonna, buono. Ma è buonissimo. È una pallina. Mamma che bontà. Cremosissima, buona. Mi ricordano un po' gli aperitivi di Reggio Calabria, ragazzi. Una goduria. Le crispelline di Reggio Calabria, è vero, ricordano tantissimo. Vai con la cosina, Angra.
Guarda che la ritrovo. Adesso quello che capita, capita. A forma di arancino. Questo no. No, questa non è. Proviamo questa. Vai, proviamo la provo io. prossima. Tu vai. L'arancino. Eccolo. Com'è? Boh, è buono. Ma è patata? Ah, sono Non saprei crocchette di dirti patate. sinceramente. La cosina, ragazzi. C'è da dire che fritto è sempre buono tutto. Però la panatura è molto buona perché è croccantina fuori. Buono. È uno snack sfizioso alla fine. È una golosità che ti puoi mangiare come aperitivo così. Quindi finalmente ho scoperto che la cosina, l'arancino, è in pratica una crocchetta di patate con il pollo dentro, perché questo è frango. Torna sempre franco. Questa è la cosina del frango. Comunque buio pesto, ma sono solo le 6 e qualcosa. Abbiamo proprio visto il sole tramontare e guardato l'ora, erano le 5:40 quando è scomparso dietro l'orizzonte. Tornati nel nostro rifugio, non canta più nessuno a quest'ora. Abbiamo fatto una scoperta però, Sì, allora, 2 scoperte anzi. La prima, ventilatore, abbiamo acceso il ventilatore per far girare un po' d'aria e ha incorporata la pastiglia con l'antizanzare che tu metti qua sotto, ecco qua. Hai capito? Due robe in una. Però non so se è geniale o no, perché se ti serve il repellente senza ventilatore. Come? Misteri. E poi ragazzi, la chiesa qua sotto è gestita proprio dai signori qua. Sì, perché è in casa strano. loro. Ma scusa, non sono dei preti perché sono una famiglia? Sono Sì. madre... sono marito e moglie. Sì, esatto, sono una boh, o forse tipo quelle chiese, sai, quelle che vedi Seven Heaven. Il predicatore presente? Seven Heaven, lui aveva la famiglia. Sì, erano tutti sposati, tutti 7 figli, bambini, tutte cose, 8, sì. 10, Quelle 100. famiglie, quelle cose lì un po' strane, un po' Bizzarro. protestanti. Boh, non lo so. Bisogna indagare meglio perché c'è scritto chiesa, ma non abbiamo capito, una sala. Siamo andati a vedere, c'era il signore, proprio quello che ci ha aperto la porta, proprio il padre della tizia con cui abbiamo parlato. Sì. E lui era lì dentro la chiesetta. Cioè sono dato un'occhiata, è una stanza, è un garage in realtà. Dentro un garage lo fanno. E in questo garage c'è tipo come si chiama quel posto dove fanno... L'altare? Quello della chiesa. Piccolissimo, piccolino, ma proprio piccolo. Boh, questo è strano. Sta roba è strana. Ho fatto un bello sbarbao e depilao, ragazzi, perfetto. Per chi non lo sapesse, sono completamente autonomo, ragazzi. Ho il mio aggeggino, quindi io sono a posto sempre. Abbiamo scoperto una cosa molto 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 interessante. Il Brasile è l'unico paese fuori dall'Asia che ha addirittura lo spruzzino, ragazzi. Lo spruzzino! Guarda qua! Il nostro amato spruzzino asiatico, indiano, malese, eccetera eccetera, c'è anche in Brasile. Cosa? Guarda, l'ultimo paese al mondo dove avrei detto di trovare uno spruzzino, che non c'è il bidet, però direi che va bene lo stesso. Qua è tutto pronto per domani perché, ragazzi, si cambia tutto un'altra volta, ma questa è un'altra storia. Sì, di questo ne parleremo meglio nel prossimo video, ragazzi. Noi adesso siamo qui, ci siamo lavati, sistemati. Qua c'è la chitarra, Paolo stava un po' suonando e adesso continueremo a fare quello. Dobbiamo finire di montare il video, sistemare le cose. Gluck, gluck, gluck. Cosa vuoi dire glu glu glu? Che ha orecchie per intendere. Gluck, gluck, gluck. Ho capito. L'hai capito tu, Ok. Sì, va bene. Bene ragazzi, con bene questa ragazzi. cosa noi ci salutiamo. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, perché come avrete capito dal gluck 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 stanno per succedere un sacco di cose. Quindi per non perdervi le prossime novità, iscrivetevi, attivate anche la campanella. Vi aspettiamo nei commenti, vi aspettiamo anche su Patreon. Se vi va, qui c'è il link, lo trovate anche nella descrizione del video. Noi ragazzi ci vediamo alla prossima. Alla prossima ragazzi. Ciao belli, abbraccione. Tengo un amorcito que siempre me habla bonito, pero ya no puedo verla este mes. Es que está muy lejos, se fue para el otro lado y no tengo para irme de una vez. No sé el domicilio ni el nombre del estado y se me hace muy difícil en inglés.